Allora, questa è la base per poter capire quel trucco lì. È proprio, sono i basilari, come negli sport, no? Se giochi a basket, sai che ci sono, prima di iniziare la partita o prima di entrare nel vivo, devi fare una serie di movimenti. E quelli sono i basilari che servono per tutto, anche nel calcio, quando ti alleni, tutte le discipline sportive, di arti marziali, eccetera, ci sono i basilari. Questo è il basilare, la cosa più importante da sapere, soprattutto per un clown che deve, come ho già spiegato in altri video, saper fare le magie, pochissime, ma a prova di bambino. Cosa vuol dire? Che il bambino è super curioso ed è lì per scoprire lo sbaglio. Invece tu lo fai talmente bene che, anche se lo dice il trucco, tu l'hai fatto talmente bene che sei tranquillo, sai che non può essere stato visto, perché è fatto talmente bene che è impossibile vedere. Quindi abbiamo visto come essere naturali, come stare naturali. Io ho le due mani qui appoggiate al tavolo e in una di queste è nascosta la spugna. Perché? Perché abbiamo detto che la spugna è estremamente comprimibile, si può pressare fino a fare cambiare il volume. Adesso vediamo la routine di quel video famoso, quello dell'inizio, ok? Abbiamo le nostre spugne ritagliate, ok? Eccole qua. Allora, prima lo faccio come nel video, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È carino quando apri la mano che salta fuori la spugna, perché le spugne, comprimendosi, quando le lasci andare, tac, ora vabbè, questa si aggancia, quindi non lo fa, ma se per esempio hai queste qui, le comprimi insieme, lasci andare ed è carino che salta fuori, come se magicamente fosse apparsa in quel momento. Quindi in questo trucco qui esistono, non mi ricordo se 2 o 3 momenti, ma andiamo a vedere insieme, in cui c'è quella cosa che ti dicevo prima, cioè il basilare, che adesso mi viene in mente come si chiama, ed è l'impalmaggio, cioè impalmare, cioè nel palmo della tua mano mettere l'oggetto che devi far sparire. 1, 2, 3, 4, quindi fino al 4 siamo tranquilli, non ci vuole niente, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nel 5, 6 io ho preso la mia spugna e pretendo, cioè faccio finta di metterla nella mano destra, quindi è 5, 6, come ti ho insegnato prima, 5, 6, 7, prendo l'altra spugna, tranquillo, perché questa ce l'ho qui, quindi 7, 8, 9, 10. Al 9 devo stupirmi. Abbiamo detto prima che il mago è un attore, quindi l'attore, se vede che qualcosa sparisce, cosa fa? Si stupisce, quindi fa, guarda qui, si stupisce, guarda il pubblico, perché noi siamo clown, quindi prima immagazziniamo l'emozione di quello che succede, che sia bello o brutto, prima ci colpisce dentro di noi e poi guardiamo il pubblico e condividiamo con il pubblico, quindi è poi di nuovo torni sul pezzo, apri nel gesto numero 10 e ci sono le nostre 2 spugne. Questo è un video che, come ripeto, non è un tutorial, però già se lo riguardi cerchi di capire quello che vorrei trasmetterti, ti permetterà di fare un autentico miracolo. Ci sono vari modi per fare anche questo trucco qui, non c'è solo quello che ti ho fatto vedere io. Questo diciamo che è uno dei più collaudati, che però chiunque lo vede rimane molto stupito, molto colpito. E vorrei parlare brevemente di quello che sta alla base di questo trucco, cioè
del perché si rimane colpiti da questo trucco, perché c'è un meccanismo, no? È come se fosse una danza meccanica, e se tu fai dei gesti ripetuti gli stessi per strada, o in casa davanti a un pubblico di persone, le persone si fermano a guardare perché sono attratte da dei movimenti ripetuti in maniera meccanica. Questo succede nei balletti o nelle performance. Ci sono tante performance dove ci sono questi movimenti meccanici ripetuti che attirano molto l'attenzione, sono ipnotici, e in questo trucco qui, come abbiamo visto, è importante farlo nel tempo giusto, cioè col giusto, gli inglesi dicono timing, cioè con una giusta cadenza. Quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se tu impieghi troppo tempo ad impalmare questo qui, perché magari non lo sai fare bene, non ti sei allenato prima, questa cadenza si perde, perché perdi troppo tempo in quel momento lì. I maghi, nella micromagia, nella magia, il trucco è un momento velocissimo. Tutto il resto della magia è l'attore che sta recitando una parte, è quello che riempie tutto. La magia è un infinitesimo. Quindi in questo caso è semplicemente 2 impalmaggi, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi questa è la cosa tecnica. Poi c'è il timing, quindi c'è il trucco, che vuol dire anche content, cioè la storia, in questo caso il trucco come procede. Il timing, cioè la cadenza dell'andamento delle mani, quindi dell'esecuzione della magia. E la terza, la più importante, è la recita, cioè tu che ti stupisci quando sparisce qualcosa, la condividi col pubblico. Hai visto? Ma come è successo? E poi sei fiero e magari lo esterni secondo il tuo personaggio. Può essere un idraulico, può essere un pizzaiolo, può essere un prete, può essere chi vuoi. Ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuta questa magia. A me, ripeto, piace da morire. Scrivete nei commenti che non vedo l'ora di leggervi, ok? Ci vediamo nella prossima magia, nel prossimo video. Vi aspetto, fatemi sapere qualcosa. Ciao!